Occhio di lince, ciao! Mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Andiamo alla lezione! Bene, allora, siccome mi dimentico sempre di dire iscriviti al mio canale, quindi ti dico adesso ti iscrivi al mio canale, poi accendi la campanella per non perdere le lezioni, che poi dopo tutti i giorni ci sono le lezioni da lunedì a venerdì, tutti i giorni al mattino. E poi se mi metti un commento e un like, meglio ancora. Ok, allora, ci sono due posizioni oggi. Quindi Salabhasana, una iperestensione della colonna, e Jatara Parivartasana è una torsione sdraiato a terra con le gambe in su. Allora, siccome utilizzo sempre dei concetti della neurologia funzionale, per cui magari un facilitante che può essere alla respirazione, che può essere un esercizio per il sistema vestibulare, per il sistema visivo o per il sistema propriocettivo, io ti lascio qui una lezione che ho fatto che ci potrà servire proprio per quanto riguarda la posizione Salabhasana, ok? Per cui farò un tipo di respirazione prima, all'inizio della lezione, poi dopo, se vuoi, da eseguire queste due posizioni. Per cui lascio qui sopra, si chiama la respirazione coccodrillo. Bene? Allora, cominciamo con la posizione Jatara Parivartasana. È una posizione molto intensa per quanto riguarda la forza dell'addome, anche la mobilità della colonna vertebrale, che poi farò in una versione, quindi quella facilitata, faccio una regressione, poi faccio la posizione quindi effettiva, che sarebbe la progressione alla posizione, diciamo, di solito che poi si fa, poi utilizzando anche il mattoncino. Allora, mi sdraio prima a terra, e i palmi verso il basso. Raccolgo le gambe, mento parallelo a terra, questa è la facilitata per cui non estendo le gambe, alzo comunque l'osso sacro da terra e vado a destra in direzione al braccio destro. Torno in centro, quindi per tornare e anche per scendere devo avere il controllo del braccio destro e sinistro. Allora, questa prima versione possiamo dire che è abbastanza fattibile, per cui io potrei scendere non come ho sceso io, quasi vicino al braccio, scendo un pezzo e vedo esattamente se riesco soprattutto poi a tornare nella posizione di partenza e faccio a destra e a sinistra. Poi le ripetizioni potrei cominciare con 3 volte a destra, 3 volte a sinistra. Ricorda sempre di togliere l'osso sacro da terra prima di cominciare a muoverti, di tenere in mente proprio le ginocchia schiacciate. Devi immaginare che ci sia proprio un foglio in mezzo alle ginocchia che nel muoverti non puoi staccarti, quindi le ginocchia non vanno né avanti né indietro, devono essere sempre molto unite. Ok? Quindi posso cominciare con 3, posso passare a 4, 5, 6 e 7, diciamo che è un numero abbastanza fattibile, ok? Quindi una torsione abbastanza intensa dipende da quanto scendi con le gambe, anche perché questa con le gambe flesse è diciamo, possiamo dire che è una maniera facilitata di fare la posizione. Adesso utilizzerò un mattoncino che può essere un libro, può essere un qualsiasi cosa che devo tenere tra i piedi, perché i piedi tendenzialmente quando sono con le gambe dritte una va avanti e l'altra va dietro, per cui il movimento del bacino è minore, delle anche minore, e la torsione è anche minore, per cui
tenendo i piedi uniti, tenendo bloccato i piedi con il mattoncino, il bacino si muove in blocco, per cui c'è veramente una torsione alla colonna vertebrale. Quindi faremo una volta a destra e una volta a sinistra, poi chi vuole 2, 3, 4, 5, anche fino a 7 volte, credo che sia abbastanza, sia sufficiente. Ricordarti sempre di togliere prima l'osso sacro da terra e andare a destra e a sinistra, quasi toccando i piedi alla mano, ok? Per cui è abbastanza forte con le gambe stese. Allora, andiamo. La partenza è esattamente uguale a quella facilitata. Mattoncino all'interno delle caviglie, piedi, premo, stendo bene le gambe e apro bene le braccia. Porto l'osso sacro lontano dal pavimento, premo bene con i piedi e vado a destra. Espira. Su in alto. E appoggio l'osso sacro. Tolgo e vado a sinistra. Fletto le gambe. Allora, quando proverai questa posizione, vedrai che non è per niente semplice, ci vuole veramente tanta forza e controllo. Ok? Ripeto, magari comincio con le gambe flesse, potrai cominciare con le gambe non tanto flesse, ma un pochettino più stese e gradualmente per arrivare esattamente alle gambe dritte in alto. Poi col mattoncino, questo qua è un mattoncino di legno, quindi era anche abbastanza pesante, bisogna stare attento di non scivolare, scappare e prendere esattamente l'addome, il petto o il viso, ok? Quindi magari prima metto un quadernino proprio sottile piuttosto di mettere esattamente il mattone. L'ho messo perché comunque è da tanto che faccio e so che il mattoncino non sarebbe caduto, ok? Quindi faccio 1, 2, 3 a destra, 3 a sinistra, finché poi stendo completamente le gambe, ok? Questa è la prima posizione. La seconda posizione è Salabhasana. Allora, bisogna pensare che il corpo, la parte centrale del corpo è il bacino, per cui più ho il peso o un schiacciamento, un rilascio del bacino a terra, le estremità dovrebbero essere più leggere e quindi dovrebbero essere più, non più, ma comunque con una possibilità maggiore di muoversi. Quindi avrò il peso, ma la respirazione dovrò portare veramente verso il basso, creo questo peso al bacino, alla fine stringo e attivo i muscoli dei glutei, spingendo a terra, per cui le gambe si stenderanno indietro e si alzeranno, il tronco si alzerà, per cui si stenderà in avanti e si alzerà insieme alla testa e le braccia e le mani punteranno verso i piedi. Andiamo alla posizione. Mi metto sdraiato per terra e comincio la respirazione coccodrillo. Respiro coi fianchi e anche sulla parte posteriore del tronco. Creo un peso sempre maggiore al bacino. Ogni volta che espiro, pube che spinge a terra, le nate che si attivano
io comincio a sollevarmi la testa, il tronco, le gambe dietro, le braccia e via. E scendo. Bene, allora, sono rimasto 5 o 6, 7 secondi, potresti rimanere molto di più. Dipende esattamente dalla capacità di sentire proprio questo stacco della parte superiore del tronco e la parte posteriore che si sollevano ancora prima di decidere proprio di portarle su in alto. È interessante proprio questa pesantezza del bacino che fa sì con che le estremità vadano in direzione opposta. Quindi rimango lì 10, 15, 20 secondi e poi mi rilasso. Potrei ripetere anche da 3, 5 o 10 volte questa posizione. Okay? È molto forte anche per tutta la catena posteriore del corpo, soprattutto la colonna vertebrale. Ecco, queste due posizioni sono molto intense per la colonna vertebrale, una in torsione, l'altra in iperestensione. E ricordati sempre di iscriverti al mio canale, di schiacciare la campanella per non perdere una lezione, iscriverti, eccetera, un like e nulla. Quindi ci vediamo domani, io tutti i giorni domani, cioè tutti i giorni al mattino ci sono e ci vediamo lungo le strade.